La storia a volte si scrive nelle hall degli alberghi, o nelle sale riunioni degli alberghi, o nelle stanze d'albergo. Pensateci un attimo, pensate a quanti eventi storici si sono svolti all'interno di strutture alberghiere. Sono tantissimi. Magari così di primo acchito non vi ricorderete proprio tutto, però ci sono degli esempi eclatanti. Uno l'abbiamo trattato in un nostro video, quello sui missili di Elwan, i missili di Nasser, una scoperta incredibile avvenuta all'interno di un hotel in Svizzera, a Basilea. Potete ritrovare quella storia in un video all'interno di questo canale. Ma c'è anche un'altra storia, la storia che vi voglio raccontare oggi, che è molto oscura, ha dei tratti che per lungo tempo sono rimasti nell'ombra, ed è una storia che genera altre storie. Potremmo definirla il punto d'inizio di un periodo molto difficile per il nostro paese, un periodo che è stato contraddistinto da un'etichetta di tre parole: strategia della tensione. Vi siete mai domandati se ci sia un'origine chiara della strategia della tensione? Soprattutto vi siete mai chiesti se ci sia una data di nascita della strategia della tensione, un evento generatore? Secondo le indagini condotte dai magistrati italiani negli anni 90, tra cui il dottor Guido Salvini, che è stato nostro ospite circa un anno fa, sempre in questo canale, ebbene sì, ci sarebbe una data di nascita e un luogo di nascita. La data è collocata tra il 3 e il 5 maggio del 1965, 57 anni fa, più di 57 anni fa. E il luogo? Il luogo esiste ancora oggi. È un bellissimo hotel a Roma, che all'epoca era nuovo, aperto da meno di un anno, un hotel di alto livello, di lusso, in cui per 3 giorni si tenne un convegno che avrebbe cambiato il corso della storia. Un convegno, già, una riunione di persone che dovevano discutere di un tema chiamato la guerra rivoluzionaria. E quel convegno, il convegno all'Hotel Parco dei Principi di Roma, è stato giudicato come alla base di un periodo davvero difficile per il nostro paese. Ne parliamo oggi. Nel 1965 l'Italia è nel pieno di una fase molto delicata. Appena un anno prima si era sfiorato il colpo di Stato. Era il periodo di Segni, Presidente della Repubblica, di Saragat, di Moro, del generale De Lorenzo, capo comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, che in tale veste aveva promosso la nascita di una brigata meccanizzata dell'Arma, di un corpo di paracadutisti dei Carabinieri e che, secondo molti, si preparava al colpo di Stato. È il cosiddetto piano solo, un piano che non è mai entrato in funzione perché le garanzie costituzionali hanno funzionato, ma soprattutto perché la politica tradizionale, quella parlamentare, ma anche dei corridoi e dei salotti, era riuscita a porre un freno alla deriva. Poi si era giunti alla resa dei conti, a Saragat che urla contro Segni accusandolo di tramare contro la Repubblica, Segni che già era malato accusa un colpo apopletico e il resto lo sappiamo. Ma il convegno? Il convegno nasce ufficialmente per spinta di tre personaggi. Sono tre giornalisti e scrittori, si chiamano Enrico De Boccard, piuttosto noto nell'ambiente romano, anche figlio di una famiglia nobiliare, Gianfranco Finaldi ed Edgardo Beltrametti. Cosa hanno in comune questi tre soggetti? Beh, i primi due sono fondatori di un'associazione che si chiama Istituto di Studi Militari Alberto Pollio. Ufficialmente il convegno al Parco dei Principi è organizzato da questo istituto, ma vedremo dopo che cos'è. Il terzo, Beltrametti, ha dei rapporti piuttosto stretti con un alto ufficiale. Quell'alto ufficiale si chiama Giuseppe Aloia. In quel periodo è capo di Stato Maggiore della Difesa. È anche il peggior nemico del generale Di Lorenzo. Ma il fatto che Aloy e De Lorenzo non si vogliano così tanto bene non è esattamente un segnale positivo per la Repubblica, perché i due alti ufficiali, per quanto in lotta tra di loro, per motivi di carriera, oltre che politici, mirano entrambi a cambiare la natura dello Stato italiano. D'altronde la Repubblica non ha ancora compiuto 20 anni, è una Repubblica giovane e per questo molto fragile nel 1965. È una Repubblica che ancora può essere indirizzata da una parte o dall'altra, è una Repubblica che può essere anche sovvertita,
È questo il grave rischio con cui si deve misurare il paese. Ma da che parte arriva il pericolo per l'Italia? Da più parti, in realtà. Quello che viene vissuto come il pericolo maggiore è alla frontiera orientale, letteralmente alla frontiera orientale, cioè è il blocco del Patto di Varsavia, il blocco sovietico, il famoso pericolo rosso, il pericolo comunista. Si dice a lungo che il Partito Comunista Italiano sia nient'altro che una sorta di quinta colonna interna delle divisioni corazzate e meccanizzate del Patto di Varsavia che sono schierate al confine orientale. È una posizione politica, è un rischio geopolitico calcolato, a volte è anche un timore in parte fondato, in parte esagerato. E si arriva a questo convegno, un convegno che è organizzato da questo Istituto di Studi Militari di cui nessuno aveva sentito mai parlare prima d'ora e nessuno sentirà più parlare dopo. Ma quindi che cos'è questo Istituto Alberto Pollio? Lo si scopre solo molto tempo dopo. È solo un'associazione paravento dello Stato Maggiore della Difesa e dei servizi. E lo scoprirà perché Edgardo Beltrametti, uno dei tre organizzatori, è agente prima del SIFAR e poi del SID, quindi prima del Servizio Informazioni Forze Armate e poi del Servizio Informazione Difesa che sostanzialmente lo sostituisce. Non solo, l'Istituto Pollio conta sull'appoggio diretto dell'ufficio REI dello Stato Maggiore, l'ufficio diretto dal colonnello Renzo Rocca, che qualche anno dopo morirà suicida in maniera molto sospetta. È una morte, quella del colonnello Rocca, che ancora oggi non è stata del tutto chiarita. È ritrovato morto nei locali del Ministero. Ma non parliamo adesso del colonnello Rocca. Torniamo al nostro convegno. È un convegno che vede una platea di visitatori, ascoltatori molto interessati, una platea composta da tanti personaggi, una platea decisamente eterogenea e da un elenco molto nutrito di relatori. Apertura e chiusura aspetta a Beltrametti e già questo dovrebbe dirci qualcosa. Nel mezzo abbiamo relazioni condotte da quelli che poi diventeranno i nomi centrali della strategia della tensione. Ne volete qualche esempio? Pino Rauti, che nel 1965 è a capo di Ordine Nuovo, un movimento politico che poi verrà sciolto d'autorità perché sostanzialmente è un tentativo di ricostruire il disciolto partito fascista. E c'è una legge apposita che si basa su una disposizione transitoria e finale della Costituzione che impedisce tutto ciò. Ma non c'è solo lui, c'è Giorgio Pisanò, un faccendiere che diventerà molto noto in seguito. C'è Giano Accame, c'è Guido Giannettini, uno strano giornalista che si muove tra vari mondi, quelli mondi dei servizi, mondi dell'editoria di stampo militare, Ordine Nuovo, le varie cellule dei neofascisti veneti. E poi c'è un accademico, il professor Pio Filippani Ronconi. Ne avete mai sentito parlare? Esoterista, orientalista, campione della crittografia, forse anche per questo è stato chiamato, con un passato in gioventù nelle fila della legione delle Waffen SS italiane. C'è una sua fotografia abbastanza nota di quando aveva poco più di 20 anni in uniforme da sottotenente delle Waffen SS. Insomma, abbiamo capito in che ambiente matura questo convegno. Gli ospiti, beh, come abbiamo detto, gli ospiti sono piuttosto eterogenei. Ad esempio c'è Stefano Delle Chiaie, detto Ercaccola, all'epoca studente universitario e fondatore di Avanguardia Nazionale, una associazione giovanile di estrema destra che si radicherà molto al centro e sud del paese, lasciando invece al nord del paese il predominio di Ordine Nuovo. Con lui c'è Mario Merlino, che per lungo tempo è sodale di Delle Chiaie. Stanno assieme in Ordine Nuovo fino a un viaggio estivo ad Atene, 3 anni dopo, estate del 1968, ospiti dei colonnelli greci. Da quel viaggio Delle Chiaie tornerà senza nessun cambiamento, mentre Merlino passerà dall'estremismo di destra all'anarchia, fondando il Circolo 22 Marzo, un circolo che sarà al centro delle trame di Piazza Fontana. Tant'è vero che vi partecipa il ballerino anarchico Valpreda, il presunto mostro di Piazza Fontana, e all'interno del quale la polizia ha infiltrato l'agente Salvatore Ippolito, detto il Genovese, uniformatore, un uomo che potrebbe, con i suoi rapporti, sventare parte delle trame bombarole dell'autunno caldo del 69 e della stessa strage di Piazza Fontana, ma i suoi rapporti finiranno in un cassetto. Poi c'è Adriano Maggi Braschi, colonnello di artiglieria, un nome da cerchiare in rosso perché sarà al centro di un'altra trama abbastanza oscura.
E poi c'è Carlo Maria Maggi, medico veneziano, capo di Ordine Nuovo nel Veneto. Insomma, c'è un po' di tutto. Ci sono militari, ci sono editori, ci sono giornalisti, ci sono politici, ci sono studenti, ci sono neofascisti, c'è un po' di tutto. Veniamo al tema. La guerra rivoluzionaria. Perché questo tema? Cosa significa guerra rivoluzionaria? Beh, quello che spaventa l'Occidente, quello che spaventa soprattutto le gerarchie militari in abito NATO a metà degli anni 60, sono due esempi che hanno visto coinvolti i francesi. Quegli esempi sono l'Indocina e l'Algeria, due casi in cui la potenza militare francese è stata sconfitta da due eserciti guerriglieri, eserciti non convenzionali, il Viet Minh e il Fronte Nazionale. E cos'è che spaventa? Spaventa il fatto che gli apparati militari canonici possano perdere una guerra civile, perché in fondo quello che è avvenuto in Indocina e in Algeria null'altro è che questo scenario. La Francia è stata costretta alla resa in Indocina da un esercito di contadini, inizialmente armati alla belle e meglio, poi è vero, durante l'assedio di Bien Bien Phu, forniti di obici dai cinesi. E in Algeria hanno perso perché la società algerina, la popolazione civile, si è schierata in maniera compatta e decisa proprio con i rivoluzionari. Memori dell'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, in cui la lotta partigiana ha giocato un ruolo molto importante, i partecipanti al convegno dell'Istituto Pollio al Parco dei Principi decidono di analizzare tutto ciò, analizzare i rischi derivanti da una guerra non tradizionale, una guerra rivoluzionaria, e trovare delle contromisure. Alcune contromisure in realtà già esistono. È il piano Stay Behind, resta indietro, studiato dalla NATO, destinato a restare segreto fino all'inizio degli anni 90. Da noi viene chiamato Gladio e quel piano, Gladio, consente a personale ex militare addestrato in maniera opportuna ma segreta a restare indietro. In caso di invasione improvvisa da parte del blocco orientale, i gladiatori dovranno intervenire in maniera discreta, radunando i dispersi, gli sbandati, fornendo punti di raduno, fornendo armi, assistenza logistica, medicinali, ricoveri, tutto quello che può servire a mettere in campo una resistenza ordinata e coordinata, un qualcosa che renda impossibile la vita a un occupante straniero, e nel caso di stampo comunista sovietico. Ma non c'è solo Gladio. All'Hotel Parco dei Principi nasce un'altra idea, quella di un'altra struttura, una struttura clandestina, ancora più segreta rispetto a Gladio, una struttura che verrà scoperta solo attraverso le dichiarazioni di alcuni pentiti e di alcuni personaggi coinvolti. Parliamo di Carlo Di Gilio, zio Otto, l'armiere del gruppo Veneto di Ordine Nuovo, l'uomo che avrebbe confezionato con le proprie mani l'ordigno di Piazza Fontana. Parliamo del colonnello e poi generale Amos Spiazzi, che a capo già del complotto della Rosa dei Venti, parlando con i magistrati, rivelerà l'esistenza dei nuclei per la difesa dello Stato. Una struttura ancora più segreta, nascosta, occulta rispetto a Gladio, una struttura destinata a parole a combattere una battaglia invisibile, ma che fornirà la base per i tentativi di eversione. Già perché Piazza Fontana, Golpe Borghese, Piazza della Loggia e nel mezzo anche altri esempi come Peteano, la strage di Via Fate Bene Fratelli o strage della Questura a Milano, sono tutti esempi in cui i nuclei per la difesa dello Stato, in un modo o nell'altro, mettono lo zampino, sino appunto al complotto della Rosa dei Venti, un complotto che doveva eliminare fisicamente una lunga lista di cosiddetti nemici dello Stato, scoperto in tempo e mai attuato. È questo ciò di cui si discute tra il 3 e il 5 maggio del 1965 a Roma, all'Hotel Parco dei Principi. Si discute un modo per rivoluzionare l'Italia dall'interno, una sorta di guerra controrivoluzionaria preventiva anche nei confronti del rischio rivoluzionario, un modo per evitare il pericolo rosso, il pericolo comunista, un pericolo che si manifesta attraverso le urne, le elezioni democratiche che nel tempo vedono un'avanzata tanto del Partito Comunista quanto degli altri partiti di sinistra, al punto che lo stesso Moro aveva lanciato l'esperimento dei governi di centro-sinistra negli anni 60. Il convegno doveva portare alla nascita di nuove strutture, nuove funzionalità, nuove organizzazioni
basandosi anche sulle esperienze pregresse, per dare una sterzata al timone dell'Italia, una sterzata in senso autoritario, atlantista, per alcuni meglio ancora se neofascista. Da quel convegno in poi inizia la strategia della tensione, una strategia che si manifesterà dopo l'estate del 1968, dopo i ritorni da Atene, come abbiamo detto, di Merlino, ma anche di Freda, di Ventura, che anche loro cominceranno a dare segnali un po' preoccupanti, a creare il cosiddetto nazi-maoismo, e poi la stagione delle bombe, la fiera campionaria, sui treni, l'autunno caldo, Piazza Fontana. È questo il piano che emerge dal Parco dei Principi. E ci vorrà tempo, tanto tempo, per riuscire ad andare a fondo alla questione. E nel mentre ci sarà stato anche un intervento da fuori, un intervento di un personaggio di cui abbiamo già parlato, alla guida di una organizzazione che abbiamo già incontrato e affrontato nel nostro video. Un personaggio francese, uno che l'Algeria e prima ancora l'Indocina le ha vissute in prima persona e che mentre si svolge il convegno al Parco dei Principi non è presente a Roma. È volato a Lisbona, in Portogallo, a parlare con i vertici della dittatura portoghese e con i vertici della polizia politica portoghese, la PIDE. Quel personaggio si chiama Yves Guilloux, meglio noto come Ralph Garen-Serac. E se in Italia si sta mettendo le basi della strategia della tensione con i nuclei per la difesa dello Stato, Garen-Serac ha un'idea molto simile. Sta per fondare a Lisbona l'Agenzia del Terrore, la Ginterpress. Ne abbiamo già parlato in un apposito video che vi invito a riguardare. Le storie della Ginterpress e delle bombe in Italia si intrecceranno sempre di più con personaggi dello stragismo italiano, pensiamo a Delle Chiaie, pensiamo anche a Vincenzo Vinciguerra, che si intrecceranno con le storie della Ginter, creando un groviglio sempre più intricato, sempre più difficile da esplorare. Ci vorranno anni per chiarire il retroscena di tante stragi, per capire dove siano nate tante stragi. Ma oggi una cosa la sappiamo. Oggi quella strategia, quell'idea politica e militare di cambiare l'Italia in senso autoritario, pensando così di salvarla dal pericolo sovietico, ha un'origine. Quell'origine è in quel famoso convegno, un convegno in un magnifico hotel di Roma che si proponeva di modificare, forse per sempre, il corso democratico del nostro paese. La Ginterpress si poneva come una struttura di servizio, cioè quello che non poteva essere fatto direttamente dagli stati o dai servizi segreti veniva compiuto da questa organizzazione formalmente privata che faceva quello che gli altri non potevano fare. La sede è proprio in Portogallo, poi in Portogallo c'è la rivoluzione dei Garofani, nel 74 si sposta in Spagna. Ora, gli uomini della Ginterpress avevano una preparazione come veri e propri uomini dei servizi segreti. Sapevano usare gli esplosivi, fare i pedinamenti, usare tecniche anche proprio di cifrate per lo scambio di messaggi, avevano falsi documenti, avevano una specie di servizio segreto privato con uomini di varie nazionalità, non solo portoghesi, ma anche spagnoli, francesi, statunitensi, a cui si aggiungono italiani. Quando c'era qualcosa che andava fatto senza che lo Stato si sporcasse le mani, potevano intervenire loro, e la Ginterpress sostanzialmente ha dato anche una serie di indicazioni pratiche e ideologiche ai militanti di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale in Italia, proprio per quella campagna di cui abbiamo parlato. Vengono alcuni di loro ad insegnare l'uso degli esplosivi ai militanti italiani, insegnano soprattutto quella che è molto importante all'epoca, la tecnica dell'infiltrazione, cioè vengono infiltrati uomini di estrema destra in gruppi di sinistra, magari gruppi incerti, gruppi con poca sorveglianza, poco organizzati, in modo o da spingerli a compiere attentati o in modo che le notizie raccolte da questi infiltrati servano poi a incastrare quel gruppo, un po' come è accaduto per il gruppo di Belpreda, per gli episodi che loro stessi invece hanno compiuto.